Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi faremo insieme la maxi patch con l'apertura che ci consentirà agevolmente di poterla portare a mano. Adesso vediamo nel dettaglio tutto l'occorrente per poterla realizzare. Adesso vediamo insieme nel dettaglio tutto l'occorrente per poter realizzare questa patch. Partiamo dal cordino. Io utilizzerò il cordino in treccio colore cru ma con il lurex oro, vedete. Poi, come quantitativo, nel kit troverete appunto 2 rocche da mezzo chilo, ma io a fine video vi dirò esattamente il quantitativo necessario per farlo della mia stessa misura. Poi ci servirà una base da 31x10 ovale, io ho scelto la tonalità in oro, e poi una chiusura a molla sempre da 31 cm che appunto è uguale alla base, quindi quelle che si aprono in questa maniera, che poi conferiranno la forma particolare della nostra patch. Per quanto riguarda gli uncinetti, io utilizzerò per il primo giro l'uncinetto numero 3, così sarà facilmente indicato per appunto per poter elaborare il primo giro, mentre utilizzerò il numero 6 per tutto il resto della lavorazione. E tenete presente che questo cordino che per questo cordino si può utilizzare anche il 7 e l'8, quindi voi adattate poi l'uncinetto che vi è più congeniale. In ogni caso vi ricordo di andare sul sito di Tutte a Mano Luisa, dove troverete comunque il kit già pronto. Quindi a questo punto iniziamo subito con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione quindi dalla base, partendo dal lato corto. Molti mi chiedono: ma perché parti sempre dal lato corto? Perché in questo caso andremo a creare la lavorazione a spirale, quindi non si vedranno le chiusure, ma nel caso in cui andiamo ad utilizzare dei punti dove necessita sempre la chiusura per ogni giro, è molto meglio la parte dove si vedono appunto le chiusure di ogni giro essere nel laterale, quindi non nella parte frontale, perché si vede meno e quindi è più bello vedere appunto la parte centrale o la parte appunto sul retro liscia, senza appunto tutti i giri di chiusure. Non è questo il nostro caso, ma così ho dato la spiegazione a chi mi ha sempre chiesto il motivo per cui si parte dal lato corto. Quindi cosa facciamo? Sempre con il numero 3 facciamo un cappiettino e sempre quindi partiamo dal centro del lato corto, io inserisco l'uncinetto, prendo il cappiettino e lo faccio passare in questo modo, tiro leggermente e faccio in modo che quindi la nostra asolina copra in modo morbido il foro successivo, quindi entro, estraggo e vado a fare, quindi lo allungo un po', un punto bassissimo ed ecco qua. Stessa cosa, mi assicuro che l'asolina poggi sull'altro foro, prendo il filo, estraggo, tiro un po' e chiudo appunto bassissimo ed ecco qui come deve appunto risultare. Vado avanti, stessa cosa, sempre morbido, mi raccomando, altrimenti rischiamo che il lavoro poi si vada a imbarcare. Quindi estraggo, lo allungo un po', punto bassissimo ed ecco qua. Quindi me lo allungo un po', faccio in modo che sia abbastanza morbido sull'altro foro, estraggo, tiro un po', punto bassissimo ed ecco il risultato. Ve lo faccio rivedere ancora una volta, quindi mi allungo l'asolina, controllo, inserisco, estraggo, allungo e punto bassissimo. Ed ecco qua, quindi lo facciamo insieme fino a questo punto e poi vi faccio vedere come chiudere con asola di chiusura. Sono arrivata alla fine del giro, io ho tagliato il filo, quindi siamo arrivati qua, io sfilo e adesso andiamo a ricreare l'asola di chiusura. Quindi cosa facciamo? Vedete, mi inserisco l'uncinetto qui, faccio passare il filo sotto la prima asola che abbiamo creato e poi sull'ultima, quindi nel centro, prendo il filo, lo faccio passare in mezzo, vedete, e poi nel foro lo faccio ripassare qui dentro. E adesso vi faccio vedere
Quindi il risultato lo sistemiamo, se è il caso si tira un altro po', ecco fatto. E questo è il risultato, in maniera tale che non si vede più dove inizia e finisce il nostro lavoro. E poi andiamo a nascondere il filo, quindi lo facciamo passare tra le maglie, anche l'altro. Scusate, ma è piccolo questo uncinetto, perfetto, insomma, poi lo andiamo a sistemare bene ed ecco qua. Quindi adesso togliamo l'uncinetto numero 3, passiamo al numero 6 e iniziamo la lavorazione. Quindi sempre dal lato corto creiamo un cappiettino e sempre al centro mi inserisco e comincio a fare il primo punto basso. Poi vado in quello successivo ancora, nel frattempo la codina ce la lavoriamo così la cominciamo a nascondere e faccio un punto basso. Invece qui vado a creare degli aumenti perché essendo ovale, se faccio semplicemente un punto basso in ogni foro nella parte angolare, rischio che poi il lavoro si imbarca. Quindi cosa facciamo? Vado nel punto successivo e creo 2 punti bassi e anche in quello successivo ancora, sempre 2 punti bassi. Ecco fatto. E poi proseguo normalmente il lavoro, quindi creando dei punti bassi in tutti i fori che andiamo a incontrare. Vedete, in questa maniera questo piccolo aumento ci consentirà di avere un lavoro equilibrato. Quindi ci rivediamo a questo punto, mi raccomando, quindi negli angoli facciamo 2 punti bassi in questi punti e in questi punti e anche da questa parte. Ci rivediamo per vedere come fare insieme il secondo giro. Completato il primo giro, vedete, quindi fatti i nostri aumenti, adesso andiamo a chiudere il giro. Questa sarà l'unica volta in cui andremo a chiudere il giro perché da quello successivo, come vi avevo già accennato, sarà una lavorazione a spirale. Quindi entriamo nel primo giro nel primo punto che abbiamo effettuato, andiamo a creare un punto bassissimo ed ecco fatto. Adesso andremo a fare il secondo giro a punto basso in costa. Quindi cosa facciamo? Facciamo una catenella e anziché entrare e prendere tutte e due le asole, noi andiamo a prendere solo l'asola esterna ed eseguiamo il punto basso. Quindi non così, ma solo quella esterna, quindi solo per questo giro andiamo appunto a realizzare un giro in costa senza fare più aumenti. Gli aumenti li abbiamo fatti, adesso dobbiamo procedere punto per punto senza fare altro, realizzando questo unico giro di punto basso in costa, perché poi gli altri saranno normali. Quindi facciamo questo per tutto il perimetro, in questo modo, e vi faccio vedere che nel momento in cui andiamo poi a girare il lavoro, non si imbarca e quindi gli aumenti sono andati a posto, per cui ci rivediamo a questo punto per vedere senza chiudere il giro come proseguire. Arrivati alla fine del secondo giro punto basso in costa, adesso continuiamo la lavorazione senza chiudere il giro, ma eseguendo punti bassi normali, quindi non più in costa, per cui anziché chiudere con un punto bassissimo, iniziamo quindi a salire il nostro lavoro in questo modo. Poi verrà chiuso all'ultimo giro. Quindi si procede con questa lavorazione non facendo più aumenti come vi ho già detto prima, ma andiamo ad alzare il lavoro a circa 25 cm, ma sarò più precisa non appena arriveremo all'altezza, per poi farvi vedere come inserire la chiusura. Quindi andiamo a fare questo lavoro, poi man mano lo giriamo in questa maniera, vedete, questo sarà il risultato, quindi alziamo il lavoro per circa 25 cm e ci rivediamo per vedere come proseguire.
sono arrivata a 22 centimetri, quindi oltre il primo giro appunto basso in costa ne ho realizzati altri 16. Adesso io che cosa ho fatto? Ho diviso la borsa a metà, ho preso il centro e mi sono segnata qui, praticamente sono in totale 11 punti, perché la parte dove andremo poi ad afferrare la borsa, quindi mi serve lo spazio appunto per poter inserire la mano. E cosa facciamo? Continuando sempre a lavorare senza chiudere nessun giro, quindi noi arriviamo a quel punto, quindi continuiamo sempre a punto basso, arriviamo al punto, a questo punto qui, sempre lavorando a punto basso, e invece in questo spazio, quindi compreso da qua a qua, andremo a lavorare punti bassissimi e lo faremo per circa 2 giri. Comunque vi faccio vedere, perché dovrà rimanere appunto lo spazio aperto per inserire la mano. Quindi dopo aver fatto questo ultimo punto basso andiamo a lavorare dei punti bassissimi e saranno 11, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Visto, questa è la parte appunto dove andremo poi, come ho già detto prima, lo spazio per passare la mano. Poi continuiamo, quindi da quest'altro punto continuiamo invece a lavorare dei punti bassi e ripetiamo la stessa cosa da questa parte, sempre lasciando 11 punti, quindi la stessa identica cosa, e vi faccio vedere come continuare, perché ci sarà un altro giro identico a questo prima di inserire la nostra chiusura. Quindi abbiamo fatto il primo giro, vedete che qua comincia a crearsi una sorta di arco, quindi uno spazio. Cosa facciamo? Continuiamo e rifacciamo la stessa cosa per un altro giro. Quindi questo era l'ultimo punto basso e adesso nuovamente negli 11 punti che abbiamo fatto prima a punto bassissimo andiamo a rifare dei punti bassissimi, quindi in questo modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vedete? Si intravede appunto lo spazio che stiamo creando e poi nuovamente punti bassi. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte, quindi ci rivediamo alla fine del secondo giro per vedere come iniziare la cucitura della nostra chiusura. Dopo aver eseguito quindi i 2 giri che vi ho mostrato prima, quindi si è creato lo spazio, io ho preso il centro della borsa e ho appunto alloggiato, l'ho legata in questo modo, quindi l'ho alloggiata, quindi ho preso il centro qui, il centro da questa parte, anche da questa parte. Adesso siamo pronti per cucire la nostra appunto chiusura. Quindi cosa facciamo? Ci troviamo in questo punto, in questo modo, e adesso iniziamo a incastrare la nostra chiusura. Adesso in ogni foro andiamo a creare, cioè scusate, in ogni punto che noi troviamo sottostante andiamo a creare 2 punti bassi in maniera tale da fissarla per bene, e così non si vedrà neanche la nostra molla. Quindi cosa facciamo? Il primo già l'abbiamo fatto,
nello stesso punto vado a ricreare un secondo punto e inizio a cucirla. Vado in quello successivo, prendo il filo e faccio un punto basso, vado nello stesso punto e faccio il secondo, in questo modo. Poi io man mano vado togliendo i fili che tengono la chiusura, quindi tolgo, vado appunto nel punto successivo, vedete qui, e vado a fare anche qui 2 punti bassi, sempre nello stesso punto, in questo modo, vedete? Poi tolgo pure quest'altro, diciamo, chiamiamolo marcapunti, e procedo nello stesso modo. Quindi vado nel punto successivo e sempre vado a creare 2 punti bassi, quindi ricordiamoci sempre 2 punti bassi in ogni maglia disponibile sottostante. Quindi qua c'è l'altro e anche qui ne faccio 2. In questo modo, vedete? Procedo fino al punto dove ci sono i punti bassissimi, quindi arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come procedere da questa parte. Arrivati quindi a questo punto dove iniziano i punti bassissimi, andrò a realizzare quindi solo sulla chiusura 14 punti bassi, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e infine l'ultimo 14. E qua si è creato lo spazio. Poi sul primo punto basso normale ricominciamo con la sequenza di 2 punti bassi nello stesso punto, in questo modo, e si ricomincia fino ad arrivare da questa parte. Quindi ci rivediamo a questo punto e vi farò rivedere il passaggio. Arrivati dall'altra parte facciamo la stessa identica cosa, 14 punti bassi senza legarlo in basso, quindi né più e né meno quello che abbiamo fatto prima. E così praticamente abbiamo completato la borsa. Quindi arriviamo fino a qui, facciamo un altro punto basso perché qui vi ricordate ne abbiamo fatto solo uno e la borsa è completa, quindi ci rivediamo non appena tutto è terminato. Ed ecco la nostra maxi patch completa, vedete qui c'è proprio lo spazio per poterla portare a mano agevolmente. Le misure finali sono 35 di larghezza e alta 25, il cordino utilizzato è circa 750 grammi, quindi 2 rocche vi basteranno abbondantemente. Infatti il kit sarà composto, come avevo detto in anteprima, da 2 rocche, la chiusura e anche la base. Comunque date un'occhiata al sito di Tutti a Mano Luisa perché oltre il kit che oggi vi ho presentato troverete tantissime altre cose, potete anche personalizzare comunque il tutto. Se ci sono dei passaggi che ovviamente non vi sono chiari, io ve lo dico sempre, scrivetemi. Se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale, attivando la campanella sarete sempre informate sui miei progetti futuri, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.